Buongiorno, lasciamo Carloforte, è domenica mattina, sono le 9, 9 e mezza e con il nuovo equipaggio che è salito ieri sera si riparte per nuove scoperte. Andiamo verso, in base al vento, presumo verso il sud dell'isola di San Pietro. Usciamo dal porto, sollevo i parabordi, i velisti diranno che non vanno appesi alle draglie all'esterno, dovrebbero essere tolti, però noi per comodità li solleviamo semplicemente. Non dobbiamo fare regate, ma semplicemente crociere e navigazione a vela, sempre in sicurezza e molto tranquillo. È iniziata un'altra settimana, abbiamo gli ospiti a bordo, che adesso li potete anche vedere, siamo a Carloforte. Per il momento la meteo sembra discreta, oggi almeno è discreta, quindi ci godiamo il mare, ci facciamo qualche bel bagno e stiamo andando alla baia di Guidi. Sull'isola di San Pietro, lato sud dell'isola di San Pietro. Bravo. Bravo, adesso faccio il professore. Qui arrivati alla spiaggia di Guidi, siamo in questa baia. Ora c'è un po' d'arietta che viene da sud-ovest, abbiamo la spiaggia alle nostre spalle che è una piccola spiaggia dove tra le altre cose, per chi l'avesse seguito, hanno girato anche la fiction L'isola di Pietro con Gianni Morandi, Elisabetta Canalis, eccetera eccetera. È stata girata una parte in questa spiaggia, una parte anche nel resto dell'isola di San Pietro. Quindi noi ci fermeremo qui per tutta la mattinata, bagni, relax, io tra poco vado a cucinare e poi mangiamo qua, prima di ripartire per ormai sud-est della Sardegna, perché dobbiamo andare in direzione di Cagliari. Tra poco non andiamo più verso sud, ma verso est. Beh, che dire di Guidi, giudicatelo voi, visto sia dalla barca che dall'alto. Continuiamo a navigare, purtroppo c'è un'antipatica onda da sud-ovest che ci arriva al traverso e ci permette una navigazione tanto tranquilla, un po' di fiocco aperto, cerchiamo di scappolare Caposperone che è il lato sud dell'isola di Sant'Antioco e vediamo, ora dobbiamo ancora decidere dove fermarci perché sembra che il vento giri, quindi da sud-ovest che sta venendo ora pare giri più a sud-est, quindi come sempre ogni sera decidiamo dove fermarci all'ultimo momento. Doppiato Caposperone, ci avviciniamo agli scogli della Vacca, che è questo, e il Vitello, che è il piccolo là appena sopra. Un po' vela, un po' motore perché le condizioni sono non proprio stabili, in continuo cambiamento, vento non troppo forte e onda antipatica. I due
animali, vacca e vitello, non sono soli comunque. C'è anche il toro che è là in fondo dietro di noi, quello là. Qui hanno dato questi nomi strani, eclettici a questi scogli. Non c'è una... Quindi una bella doccia rigenerante e ora ci godiamo la serata qui davanti alle dune di Portofino. Sono queste splendide dune che abbiamo qui dietro di noi. Domani le affianchiamo meglio perché oggi ci siamo ormeggiati un po' più distante dalle dune. Stanotte dovrebbe girare il vento da est, quindi qui dovremmo stare bene. Intanto questa è la serata che ci stiamo godendo. Un sorriso, le nostre donzelle cosa dicono? Stampa. Che non vediamo qua. l'ora Che di meraviglia. mangiare questa grigliata deve scaldarsi, fantasmagorica. Deve scaldarsi. Allora un cincin alla grigliata. Cincin alla grigliata. Cincin alla E a questi grigliata. splendidi ospiti, veramente. Provare per credere. Bevi vino? Preferisco il rosso. Dove siamo? Guarda un po' dove siamo. A Portofino. Carrellata delle donzelle, delle splendide donzelle presenti qua. Donzelle veramente sono donne, ma Con un fusto della Madonna col sottoscritto. Guarda un po' che roba. E buongiorno, anche questa mattina vi do il risveglio. Siamo arrivati ieri sera a Portofino. Siamo vicino alle dune di Portofino e qui sta tranquilli. Siamo in attesa del forte maestrale che picchierà per i prossimi 2 o 3 giorni e quindi al momento stiamo qui, i ragazzi ancora dormono, sono già le 9 del mattino e tutti ancora dormono e attendiamo. E mi sa che nei prossimi giorni andremo a ripararci in porto a Teulada perché il vento pare picchi ben forte e stare fuori all'ancora per 2 o 3 giorni senza poter scendere, senza fare il bagno, senza potersi muovere diventa abbastanza pesante. Andremo in porto così potremo scendere a terra, fare 2 passi e organizzare qualcosa da lì. Ce ne andiamo dalle dune di Portofino, salpiamo l'ancora. Salpiamo. Ma dove andiamo? Verso Teulada. Ed ecco che passiamo davanti alle dune di Portofino. Purtroppo abbiamo un po' di sole contro e quindi non si vedono così bene. Comunque ve le mostro ora. E ha piovuto ancora sabbia questa notte, una schifezza. Ha fatto solo 2 gocce, ma c'è sabbia ovunque su questa barca. Stasera mi sa che ce ne andiamo in porto, ho visto la sventolata da maestrale che sta arrivando e avremo la barca. D'altronde stiamo doppiando Capo Teulada, che è questa scoglio qui dietro. Questa parte della Sardegna è zona militare e quindi è vietato l'ancoraggio, la pesca, si può attraversare ma comunque è molto limitativa dal punto di vista nautico, nonostante sia davvero un posto bellissimo, molto naturale.
eccola qui l'imponenza di Capo Teulada, questa falesia di roccia verticale che si innalza nel profondo blu del mare. È proprio un passaggio obbligatorio per iniziare a costeggiare la parte sud della Sardegna. E questo è lo splendore di Cala Zafferano. Guardate il colore dell'acqua. Purtroppo qua, essendo poligono militare, oggi dovrebbe, il 1° luglio, teoricamente dovrebbe essere tollerato. Però già questa mattina hanno mandato via tutte le barche che erano presenti qua. Boh, è una situazione un po' particolare. In attesa che venga una bella sventolata da maestrale, ci siamo fermati per una piccola sosta bagno, sosta pranzo, appena fuori il porto di Teulada. Siamo nell'ansa di Teulada, qui dietro di noi c'è la spiaggetta, la torretta di Teulada là sulla destra. È giusto una sosta tecnica prima di entrare in porto, che è proprio qui distante 200 metri, quindi il vento è previsto che monti parecchio, quindi preferiamo essere vicini per essere tranquilli, poi entrare al momento giusto. Eccoci arrivati in porto a Teulada. È l'ora di gettare l'immondizia, visto che ne abbiamo sempre a quintali. Quindi immagino che ci rifugieremo qua e staremo qua in attesa che passi. Tanto vediamo di rilassarci, noi da fare ne abbiamo sempre, i ragazzi andranno un po' in spiaggia, un po' a fare 2 passi. Aspettavamo il maestrale e sta arrivando, guardate un po' quanto soffia. Salute. Aperitivo! Cin cin. Noi c'è il maestrale e noi ce ne freghiamo. Vai. Salute! Salute, ottimo! Buonissimo, questo è buonissimo, è una cosa squisita, veramente ve lo consiglio. E che cos'è? Che roba è? È una mousse di tonno, buonissima, è dolce, è una cosa eccezionale. Questa è la situazione di oggi. Poco di vento, poco, saremo sui 35-40 nodi. Mi sa che questa giornata ce ne stiamo fermi in porto e non ci muoviamo. Adesso i ragazzi si organizzano tra auto e altro e spiagge, che ne so. Siamo ben ormeggiati e da qua non ci muoviamo. Va all'agriturismo che si chiama Terra Nietas. Cerchiamo di trovare un posto senza vento. Da marinaia diventa Donna. l'hai detto te, Come dici se lo tu? dicevo io Ma sei tu che me lo dici sempre, che ogni tanto mi vesto da donna. Ogni tanto, non sempre.
Eccoci arrivati all'agriturismo Terraniedas a Teulada. Com'è? E buongiorno! Altra giornata di forte maestrale in quel di Teulada. Da qui proprio non ci vuol lasciare andare. Guardate un po' in porto le onde che si fanno. Vede che c'è vento dai miei capelli? Solo i gabbiani se ne stanno qua. Ora dobbiamo decidere cosa fare, non sappiamo. In base a come si evolve la situazione della giornata. Perché pare che questo vento prosegua per tutta la giornata. E anche in parte domani, ma leggermente in diminuzione. Dal porto ancora non si è mosso nessuno e... tremenda la cosa. Ventone! Questo ventone qui a Teulada non ci vuole abbandonare. Questa sarà la terza notte che passiamo in porto. Non riusciamo ad andarcene. Guardate un po' che mare che c'è fuori. Una dea sull'isola. Rossa. Facciamo una ripresa anche del golfo di Teulada. Quest'estate è un po' come la nazionale di calcio italiana, fa un po' cagare. In questo senso, tutto giugno è stato lattiginoso, brutto, con basse pressioni nel centro del Mediterraneo che provocavano burrasche, colpi di vento, temporali. Nel nord Italia in questi giorni sono successe alluvioni, disastri e queste sono le conseguenze. Qui non possiamo lamentarci perché comunque c'è il sole, il maestrale ha ripulito l'aria, quindi è molto bello dal punto di vista di aspetto, di luminosità, ma sono 3 giorni che abbiamo maestrale, medie 35, 32, 35 nodi, punte a 40 e quindi cosa possiamo fare? Stiamo fermi, non possiamo fare diversamente. C'è di peggio nella vita, come si dice sempre, però magari domani si spera di poterci muovere.